È da tanto tempo che provavo a fare un episodio su questa canzone. Ho cercato materiale, ho provato a scrivere diverse volte, però non sono mai riuscito a tirar fuori veramente qualcosa di concreto, sempre a cancellare e riscrivere, cancellare e riscrivere. Quindi oggi provo ad andare un po' a braccio, vediamo se funziona e soprattutto spero che vi piaccia. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. Se cercate informazioni su questa canzone, sicuramente il primo nome che salta all'occhio è quello di un certo Greg Carroll. Greg Carroll era un giovane Maori che nel tour Unforgettable Fire si occupava della sicurezza sul palcoscenico. Loro lo conobbero alle prime date del tour perché appunto partì proprio dalla Nuova Zelanda, da Auckland. Questo giovane Maori fece da guida turistica a Bono una notte che non riusciva a dormire per la città di Auckland e lo portò anche su questa collina, la One Tree Hill, che prende il nome dall'unico albero che è riuscito a crescere lì sopra. Col passare dei giorni i quattro si affezionano a questa persona, anche perché a quanto pare era molto ligia al dovere, e chiedono al produttore di poterselo portare in giro per tutto il mondo. Quindi questo Greg Carroll effettivamente diventa un amico dei quattro, una persona fidata, tanto fidata da portarselo addirittura a Dublino alla fine del tour. Purtroppo a Dublino succede un brutto incidente stradale in cui è coinvolto Greg e nel quale perde la vita. Una volta che portano il corpo di Greg di nuovo in Nuova Zelanda e fanno fare i funerali lì a Auckland, si ricordano di questa collina e decidono di dedicare una canzone che porta proprio il nome di questa collina. Questa, a cercarla su internet, è la prima informazione che troviamo, quindi One Tree Hill, canzone dedicata alla memoria di Greg Carroll. Nel testo della canzone, però, c'è qualcos'altro. A un certo punto si nomina Victor Jara. Victor Jara era un poeta, cantante, regista cileno che morì nel 1973. Morì proprio qualche giorno dopo l'instaurazione della dittatura di Pinochet. Cosa successe esattamente? Che lui sosteneva il presidente Allende e nel momento in cui venne instaurata questa dittatura da parte del generale Augusto Pinochet, tutti i militari presero i sostenitori dell'ex presidente Allende, li chiusero dentro lo stadio della capitale e lì li torturarono e li uccisero. Victor Jara, quindi un cantante, ribadisco, poeta, un regista, un artista in generale, era tra quelli e venne appunto torturato e ucciso dentro lo stadio. Cos'è che unisce quindi le due storie? Perché loro in questa canzone dedicata ad un amico inseriscono anche la storia di un poeta morto per la libertà del proprio paese? La cosa che unisce secondo me le due storie è il sentimento della rabbia. La rabbia di una giovane vita che è stata spezzata per uno stupido incidente stradale, ma anche la rabbia del popolo Maori che è stato invaso dagli europei. Poi c'è la rabbia del popolo cileno finito sotto una dittatura. Quando hanno scritto questa canzone era l'87, ancora non si sapeva come sarebbe andata a finire. Quindi la rabbia di quel popolo, la rabbia della moglie di Victor Jara che trova il corpo del marito torturato, buttato dentro quello stadio, tra migliaia di altri corpi. Se ascoltiamo bene la canzone, però, non è una canzone disperata, non è una canzone di protesta, non è la classica canzone rabbiosa, appunto, ma sembra più una ninna nanna. Sembrano loro voler dare un tono di speranza a quelle storie, voler dire quelle persone sono morte
ma noi ancora le ricordiamo. E, per esempio, l'amore che Hara metteva nelle proprie poesie, quello sarà ricordato per sempre. Allora anche loro, in delle storie disperate e piene di rabbia, vogliono dare il loro pizzico di speranza e quindi dire: la nostra rabbia non fa la differenza, il nostro amore sì. Stay, ogni domenica alle 13. Tu cosa ne pensi di questa canzone? Scrivilo nei commenti o manda una mail all'indirizzo bmip.podcast@gmail.com. Alla prossima!